take that fruit he's holding in his hand. Just one bite and you'll be swinging with the band. If you hang around that old viper man, if you should come across a viper in the night, that's when you get the hit that makes you feel alright. You'll be high. Buongiorno amici! Ciao, buongiorno! Nuova giornata, continua il nostro trasferimento verso ovest. In questi giorni stiamo attraversando praticamente tutta la Francia. Ora ci troviamo nella zona di Roquefort, se si pronuncia in questa maniera. Purtroppo oggi il sole va e viene, soprattutto sta andando via, e siamo, anche perché siamo ad alta quota, abbiamo passato delle montagne anche intorno ai 1000 metri. Ora in questo momento ci troviamo a 540 metri e abbiamo dormito qui. Abbiamo acceso anche il cinebasto, un po' freschino stamani, e abbiamo scelto questo piazzale qui a Roquefort perché c'è un'area attrezzata per i camper con anche il punto carico e scarico, così ne approfittiamo, e in più c'è un ufficio informazioni. Esatto, l'ufficio informazioni non è a caso, perché come ha detto Fede ha nominato la parola Roquefort, che è il paese proprio qui a pochi chilometri, e la zona è di tutto rispetto. Qui ci troviamo fra i due massicci calcarei nella zona di Causses-Cevennes. Probabilmente a molti di voi non suonerà familiare questi due nomi. Sono i nomi appunto di questi massicci, e la zona è stata insignita a patrimonio da parte dell'UNESCO come una zona da preservare appunto nelle proprie liste, quelle paesaggistiche. È una zona vastissima di oltre 3000 km quadrati, interamente dedicata alla pastorizia soprattutto, ma anche come zona agricola. E appunto ho nominato la parola pastorizia perché questa zona è la culla, diciamo così, di molti formaggi, ma uno su tutti, quello più famoso che avrete visto sicuramente nei vostri supermercati di fiducia, ovvero il famoso Roquefort. Qui può nascere una diatriba e uno scontro acceso Tra formaggi italiani e esatto. francesi. C'è chi sosterrà che il nostro gorgonzola è migliore, perché infatti il Roquefort si tratta, diciamo, per chi non conoscesse, non avesse mai assaggiato, di un formaggio erborinato con queste variabili blu-azzurre all'interno appunto della pasta stessa del formaggio, e piuttosto di sapore deciso e forte. Sono praticamente delle muffe. Sono delle muffe, e tra l'altro il nome di questa muffa, la pellicellina Roquefort, non a caso dà il nome al formaggio. Un po' come appunto il gorgonzola, come diceva Marta. Esatto. A me già viene l'appetito, Ecco. mi viene già la bava alla bocca. Ma capitemi, ma come faccio io, ragazzi, a parlare di queste cose con lui qui accanto che mumble. Cioè è impossibile, sto cercando di mantenere un contegno, sì. Anche perché è mattina, già si inizia con questa solfa a parlare di formaggi, figuriamoci un po'. Comunque vi volevo passare queste informazioni perché insomma è una zona dal punto di vista naturalistico molto importante E anche molto bella e scenografica. e anche molto bella. Ora il sole purtroppo oggi va e viene. la vediamo così un po' in ombra, però insomma siamo arrivati al buio ieri sera e sinceramente aprire il portellone e trovarsi sotto a questi massicci è molto molto bello. Il punto informazioni c'è anche perché ci sono diversi sentieri e diverse escursioni da fare nei vari boschi e all'interno, sopra di questi massicci, che poi sono piuttosto porosi e consentono appunto delle vie di passeggiata. Quindi oggi abbiamo deciso di fermarci un attimino, anche perché di chilometri ne abbiamo fatti, ci rilassiamo, ci godiamo la giornata e poi domani proseguiremo sempre più verso ovest. Cioè Fede in sostanza vi vuole dire che noi non faremo i percorsi trekking sul massiccio. No. Ma poi è freddo. Esatto. Ieri eravamo maglietta a maniche corte, oggi piumino, domani magari in costume da bagno. Dubito però. Giusto se troviamo le terme. Ecco, ora sì che mi conosci bene. Facciamo anche due passi in questo boschetto, c'è un'aria frizzantina e c'è anche la marmotta che fa ginnastica. C'è un percorso adibito alla palestra, diciamo così, quindi per aiutare
I poveri sciagurati che con questo freddo si mettono a fare gli esercizi fanno vedere esattamente come va fatto, con i tempi e il numero di ripetizioni da fare. Guardate questo cinghialino come è rimasto di ferro. È bellissimo. Ha fatto un sacco di ginnastica, eh? È tutto costruito con pezzi di recupero, Bellissimo. molle, pistoni. Sì, sì, sembrano del motore. Guardate che meraviglia, ci sono i pignoni. Un genio. Lo slalom, c'è anche lo slalom. Oh. Oh. Guardate quest'albero, che roba. Sembra la foresta incantata. Che bello. Eccoci qua in cucina, cosa facciamo di buono? Cosa prepara la nostra Marta di buono? Oggi una ricetta tutta toscana, tutta proprio, il famoso castagnaccio. Wow! Come dice la parola, è fatto con la farina di castagne. Si usa questa farina che si trova, noi dalle nostre parti insomma la troviamo facilmente, e la uniamo all'acqua, quindi facciamo una sorta di purea, con la frusta si scioglie, si aggiungono 2 cucchiai di olio d'oliva e poi nell'interno dell'impasto si mettono i pinoli se ce li avete, io non ce li ho e non li recupero, quindi questa volta non li metto, le noci tritate che ce l'ho grazie ai nostri amici Tony e Luisa che ce l'hanno fornite. Cioè, non delle noci qualunque, ma le noci di Tony, quindi ragazzi andiamo sul sicuro, verrà sicuramente una squisitezza. Già le pupille scoppiano. Grazie Tony e Luisa! E poi in ultimo ho messo a reidratare un pochino di uva sultanina, l'ho messa in ammollo, quindi così diventa morbida, la strizzo, la scolo e la aggiungo all'impasto, semplice. Poi la cottura con la nostra nuova amica friggitrice ad aria, vediamo come viene, perché a casa lo faccio nel forno tradizionale e viene bene, qui è la prima volta che lo faccio nella friggitrice, quindi è un punto interrogativo. Ah, dimenticavo, sopra, quando l'avete steso, poi dopo vi faccio vedere, si mette anche qualche aghetto di rosmarino. Wow! Lasciatevi qualche noce triturata, pinoli se le mettete in quel caso, e uva sultanina per la superficie dell'impasto una volta che l'avete steso in teglia. Io li metto già un po' e poi giro con la frusta. Facciamo il preriscaldamento, abbiamo anche questa comoda vaschetta in silicone per cucinare, così non sporchiamo la nostra friggitrice. Guardate qua che Granella di noci, che bellezza, già sento il profumo, me lo immagino. un po' di uva sultanina, Vai, rosmarino, filo d'olio in superficie. l'olio d'oliva di quello buono toscano. Sì. Il nostro. E in teoria è cotta quando si rompe la superficie, diciamo, e la vedete tutta con dei tagli sopra, insomma. E ora si inforna. La ricetta che ho trovato io per la friggitrice ad aria dice a 180 gradi per 20 minuti. È una prova, ripeto, perché io la faccio nel forno tradizionale, punto interrogativo. Vedremo, qualcuno la mangerà. Voi che dite? Io dico di sì. Ci siamo quasi ragazzi, sta salendo un profumino, ora vediamo il risultato finale. E qualcuno è ansioso di mangiarla. Eh sì, direi. Fine! Curiosi! Wow! Ma guarda che spettacolo! Si comincia, vedete, come dicevo, a rompere la crosticina superiore.
lo sai che secondo me è venuta perfetta? Sì, mi sa che forse anche qualche altro minuto. La friggitrice, diciamo, rispetto alla teglia del forno è più piccola ovviamente il cestello, almeno questo nostro, e l'impasto va in altezza, non si estende. È un pochino più alta e di quanto quindi verrà serve. un po' più alta. Noi normalmente la facciamo bassa bassa, quindi diventa più croccante. Quindi secondo me ha bisogno di 1 minuto o 2 per renderla croccante superiore. Allora diamoglieli. Vai. Ma non finisce qui, ora ci facciamo 2 bei crostoni con l'uovo in padella. Siamo un po' in discesa. Siamo un po' in discesa. È preso tutto in giù. Sì, ma anche dopo prende in giù, in questa direzione, capito? Che fame! Wow! Guarda che bellezza! Non abbiamo dato il tempo. Non abbiamo dato tempo, già spolverato, ragazzi. In teoria dovevamo farlo raffreddare. Ma che raffreddare? Buono caldo, fuori fa freddo, ci scalda. Buono, buono. Per i miei gusti è venuto un po' alto. Sì, un po' alto e quindi è meno croccante, però è buonissimo. La anche friggitrice è da poco che l'abbiamo, la useremo per un lungo periodo, quindi avremo modo di fare gli esperimenti. Sacrificato, Io mi sacrifico molto volentieri. Come avete visto dai video precedenti, abbiamo fatto tantissimi lavori sul nostro Charlie e abbiamo anche fatto degli acquisti abbastanza importanti. Siamo poi ripartiti, ma ci rimane ancora un pacchetto da aprire. Ora andiamo subito a vedere cosa c'è qua dentro e poi vi spieghiamo il motivo per cui abbiamo scelto questo accessorio, lo vogliamo testare e poi trarremo le dovute conclusioni. Andiamo quindi a vedere cosa abbiamo dentro la confezione. Abbiamo la telecamera, la dashcam della 70 mai fatta a ovetto, questa è la scatola molto elegante. Abbiamo poi l'hardware kit che serve per fare tutte le connessioni, una scheda di memoria da 512 GB e anche un comodo filtro polarizzatore per migliorare la qualità delle immagini. Qui abbiamo la telecamera, quella frontale, che ha una testa rotante a 360 gradi, un ampio display per visualizzare le immagini e poi abbiamo anche la telecamera posteriore. Abbiamo aperto le confezioni, come vedete abbiamo tantissimi cablaggi, la telecamera, il cavo d'alimentazione per la telecamera per poter collegare la telecamera posteriore, il dispositivo per mandare la telecamera su internet, libretto di istruzioni, le pellicole per poter fissare al parabrezza la telecamera e quindi non resta che andare a fare l'installazione e poi provarla. Quindi questa è la nuova dashcam che ci ha inviato la 70 mai per provarla. Noi, come sapete, abbiamo già una dashcam, ma ultimamente abbiamo avuto dei problemi con la lettura della SD card. Non sappiamo se dipenda questa cosa dalla dashcam o dalla schedina che magari inizia a essere difettosa. Noi in realtà abbiamo 2 schedine, le alterniamo e a volte questo problema non sempre appare, però appare comunque su tutte e 2 le schedine. In più la nostra dashcam che utilizziamo attualmente è collegata costantemente alla presa dell'accendisigari che la alimenta. Il problema, se vogliamo, è che noi non possiamo utilizzare la nostra dashcam quando siamo lontani dal mezzo con il quadro spento, cioè lo possiamo fare, ma per poter fare questa cosa dobbiamo alimentare la nostra dashcam sfruttando questo cavo di prolunga che andiamo di volta in volta a collegare al nostro impianto a 12 volts. E come potete ben intuire è un'operazione un po' macchinosa che non facciamo sempre, se non quando siamo parcheggiati in parcheggi cittadini o in situazioni che magari non ci danno molta tranquillità. In quel caso noi andiamo a scollegare la corrente dall'accendisigari, mentre dal nostro impianto a 12 volts abbiamo corrente costante 24 ore su 24. La dashcam che invece adesso vogliamo andare a provare è dotata dell'Hardwire Kit, che è questo dispositivo che ci permette attraverso questi cavetti di fare un collegamento sotto chiave. In questo modo, quando noi spengiamo il motore, la dashcam continua ad essere alimentata anche a motore spento senza la chiave inserita, e quando noi ci allontaniamo possiamo dare ancora corrente elettrica. E questa cosa avviene a nostro favore in quanto la dashcam è dotata di un sensore di urto e di movimento che si può quindi attivare nel caso qualcuno, aprendo anche lo sportello, ci dovesse colpire la carrozzeria, o anche nel caso qualcuno che dovesse girare intorno al nostro mezzo
mezzo provasse a toccare, a cercare di aprire la portiera. Quindi la minima scossa fa attivare la telecamera e questa inizia a registrare. Lo possiamo fare anche con la nostra, ma come detto la dobbiamo collegare di volta in volta all'impianto. Sfruttando invece questo dispositivo possiamo risolvere questo primo problema, ma poi abbiamo anche un altro motivo che ci ha spinto a decidere di provare questa telecamera, ovvero la possibilità di poterla controllare da remoto via internet. Infatti la nostra attuale dashcam ha il wifi, ma può essere controllata tramite la sua app solamente dal telefono quando siamo dentro il nostro mezzo, ma non possiamo controllare cosa accade intorno al nostro Charlie quando siamo lontani, perché non dispone di un collegamento internet. Questo kit invece ha una porta dove si può inserire una SIM telefonica, che ci permette quindi tramite connessione internet di visualizzare sull'app dedicata tutto quello che sta accadendo. Ma parliamo adesso della nostra nuova dashcam 70mai modello X800.2. È una telecamera a 360 gradi con telecamera rotante, ovvero quando andremo a disporre sul parabrezza la dashcam, la parte inferiore dotata di obiettivo può ruotare a 360 gradi e quindi dare un controllo complessivo di tutto quello che succede sia fuori che all'interno del nostro veicolo. Ma la cosa particolare di questa telecamera è che è dotata di intelligenza artificiale, per cui quando qualcuno anche semplicemente si avvicina troppo davanti al nostro veicolo, questa telecamera inizia a seguirlo, quindi si attiva la rotazione, viene rilevata la persona che con fare sospetto si sta avvicinando fin troppo al nostro mezzo e inizia a registrarla, e quindi è un dispositivo di sicurezza a tutto tondo. La telecamera la possiamo collegare in due modi differenti. Possiamo andare diretti con l'alimentazione sfruttando la presa per l'accendisigari, oppure possiamo utilizzare questo secondo accessorio collegato sotto chiave facendo il collegamento con il cavo USB-C. Abbiamo poi una seconda telecamera che possiamo posizionare sul lunotto posteriore oppure sulle finestre del van, o addirittura possiamo decidere di collocarla all'interno del van stesso, che possa inquadrare tutto quello che succede all'interno della dinette o verso tutte quelle parti del van che vogliamo controllare. Ora noi abbiamo già una dashcam e non vogliamo rimuoverla perché vogliamo fare un test anche comparativo, anche perché dobbiamo capire se questa dashcam può fare al caso nostro, e nel caso fosse realmente superiore la andremo a sostituire alla precedente, altrimenti manterremo la nostra. Quindi l'idea iniziale è quella di posizionare più o meno in questo punto la nuova dashcam, quindi andremo a mettere una pellicola in questa posizione e poi andremo a fissare la 70mai più o meno qui. Facciamo tutte le valutazioni del caso e procediamo. Per quanto riguarda la qualità delle riprese, è una telecamera a 4K 60 frame per secondo a doppio canale, perché gestisce due telecamere. Dal momento che abbiamo già una dashcam e ne volevamo testare una seconda, abbiamo optato per questa soluzione a 360 gradi. All'interno della confezione abbiamo anche questo strumento che serve per fare inserire il cavo sotto ad esempio la cappelliera e dietro a tutte le protezioni di plastica. Quindi ora noi facciamo passare tutti i cavi, li facciamo calare da questo punto, ci colleghiamo al momento all'accendisigari e vediamo intanto di fare la prima accensione. Cerchiamo di prendere bene la misura dei fili. Abbiamo fatto tutti i collegamenti, acceso la dashcam, scaricato l'app sul telefono. Ora andiamo a fare l'accoppiamento con la nostra telecamera. Aggiungi dispositivo. Benissimo, abbiamo installato le due telecamere, abbiamo attivato l'app sul telefono e infatti possiamo muovere la telecamera con il telefono destra a sinistra e scegliere da che parte andare a vedere l'immagine mostrata. Possiamo anche decidere di guardare la seconda telecamera, quella interna, facendo switch, e ci vediamo inquadrati dalla telecamera interna. La qualità mi sembra abbastanza buona, anzi direi molto buona. Possiamo anche ingrandire a tutto telefono, così già molto meglio. Posizionando ad esempio la telecamera in un punto interno possiamo monitorare tutto quello che accade dentro il nostro van. È anche bella grandangolare, quindi prende praticamente tutto l'interno. Questa è l'inquadratura che abbiamo fuori dal nostro van, ma io posso ruotare la telecamera e andare ad inquadrare all'interno. Posso andare sinistra a destra, ruotiamo dalla parte opposta, vedete tutto il movimento a 360 e siamo inquadrati
da quest'altro lato. Benissimo, telecamera installata, abbiamo fatto passare i cavi sotto la cappelliera, ora andiamo ad accenderla. Vedete 70 mai, la telecamera ruota, fa una rotazione a 360 gradi. Nel frattempo passa un camper davanti a noi e viene già inquadrato e registrato. Dai tasti laterali possiamo accedere ai vari menu. Come vedete adesso abbiamo ben 2 telecamere. In questi giorni faremo vari test e decideremo quale sarà la nostra dashcam principale, ma non è detto che questa 70 mai debba essere per forza usata come dashcam, la potremo utilizzare anche come telecamera di videosorveglianza da posizionare in un punto qualunque del nostro mezzo. Dal momento che ha la possibilità di ruotare a 360 gradi non abbiamo che l'imbarazzo della scelta su dove posizionarla. Ora per il momento la lasciamo qui, così facciamo anche le prove di registrazione lungo la strada sia di giorno che di notte, però potremmo anche decidere di spostarla nella parte centrale del van e monitorare tutta la parte interna, e la seconda telecamera posizionarla in un altro punto altrettanto strategico. Noi di fatto poi abbiamo già una dashcam, con l'aggiunta di quest'altra avremo ben 5 telecamere da posizionare in punti differenti e controllare all'occorrenza anche da remoto sfruttando l'accessorio in dotazione di questa telecamera. Ora vedete la telecamera è in registrazione perché è collegata alla presa di corrente diretta. Mettendola invece sotto chiave, con il motore spento andrebbe a spengersi tutto, ma rimarrebbe in stand-by e si attiverebbe solo ed esclusivamente in caso di urto o di rilevamento di movimenti sospetti grazie all'intelligenza artificiale. E quindi ad esempio potremmo posizionare la telecamera secondaria anche in una posizione come questa che vedete adesso. Questa dashcam va quindi ad implementare il nostro impianto di videosorveglianza e non vediamo l'ora di poterle anche monitorare attraverso l'applicazione di Smart Camper, attraverso la nostra scheda Ivtron che abbiamo installato qualche giorno fa, per poter monitorare tutto a 360 gradi direttamente dal nostro telefono. Per ora siamo in fase di studio e di sperimentazione, ma vi terremo sicuramente aggiornati. Ovviamente tutti i prodotti che vi facciamo vedere nei nostri video li potete trovare e comprare attraverso i nostri link che trovate giù in descrizione. Buongiorno amici da una freddolosa e umida Rockfort. Ci siamo svegliati non da molto, è mattina presto e c'è tantissima umidità, tutto bagnato e vedete in lontananza dalla GoPro se si riesce a percepire questa striscia di nebbia che pochi minuti fa invadeva qui tutta la valle. Lì vicino alla costa, diciamo, di quel massiccio si vede in lontananza anche una piccola mongolfiera solitaria che ci ricorda quelle inevitabilmente della Cappadocia. È da sola, ma io ho pensato subito che freddo, poverini, lassù. Non siamo sotto zero, sono circa 5 gradi ed ecco che Fede, bello sportivo, esce senza giubbotto. Buongiorno, mamma mia. Ma è il giubbotto, pazzo scatenato. Pensa a quelli sulla mongolfiera come fanno. L'ho detto ora, l'ho detto ora. Mamma mia. Lo vedete? Che roba, sono soli. Cioè, non di solito escono più mongolfiere. Probabilmente nessuno ha aderito al tour. No. Mamma mia. Bello però deve essere. Bello, bello. Ci sono tante persone, vi faccio vedere, che arrivano con la macchina. Ora stamani un po' meno perché è lunedì, ma ieri ce n'erano tantissime, essendo domenica, che fanno l'escursione sul massiccio. Quindi arrivano tutti preparati con le loro borracce, con le loro scarpe e bastoncini da trekking e salgono su. Charlie si scalda un attimo il motore. Invece scendiamo giù. Scendiamo giù, siamo pronti alla partenza. E attraversiamo ancora la Francia in direzione ovest e puntiamo verso la città di Tolosa, non perché ci vogliamo fermare lì, ma come orientamento di direzione. Ciao parcheggino, grazie ad averci ospitati. C'è anche il garage per le biciclette con tanto di pompa per il gonfiaggio ruote. Attrezzatissimi questi francesi. Molto molto carina questa zona, consigliata magari in primavera estate. E ora ci aspetteranno dei saliscendi con pendenze dal 6 al 10%. Ah, ecco. Come l'altra sera quando siamo arrivati. Siamo stati fermi qui un giorno e mezzo praticamente. 2 notti abbiamo fatto. Sì, 2 notti. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto un po' di cose. Punto carico e scarico
molto efficiente, pulito, tenuto bene, ci sono i secchi della spazzatura, insomma c'è tutto quanto. E questo capannone gigante che vedete qui alla nostra sinistra è una delle molte fabbriche del famoso formaggio occitano, ovvero il Roquefort. Le Pastourelle si chiama, anche la rotatoria ricorda il pastore con le pecore, carina, tutte in ferro battuto, molto molto carina. E noi lasciamo il paese di Roquefort con le sue pecorelle e andiamo altrove. Speriamo al caldo. 4 gradi fuori. Ecco, anche uno in meno rispetto a prima. Questa è la fabbrica di Gabriel Coulet. Cioè è un paese. Maison familiare dal 1872, made in France. Quindi se trovate questo Roquefort a marchio Coulet, sappiate che è fatto qui. Paesaggi di tutto rispetto, veramente molto belli. Un po' meno bello invece il cielo, perché è tutto nebbioso, con questo bagliore così chiaro che non si riesce a tenere aperti gli occhi. Ogni tanto si vede uno spiraglio di azzurro, ma raramente. Ora facciamo anche una prova con i comandi vocali. Scatta una foto. E foto scattata, funziona. Carino. In questo modo, se succede qualcosa all'improvviso, tipo un pirata da strada che mi taglia la strada, gli dico di scattare la foto. Oppure gli posso dare un altro comando. Registra un video. E fa il rec. In questo modo la telecamera è comunque sempre in registrazione, ma questo video che gli ho detto di registrare mi va in un'altra cartella di eventi importanti e non mi andrà a fare la sovrascrizione. Il cielo azzurro! Finalmente! Sai, sta facendo anche bello caldo? Sì, Salita- è andata via la nebbia e è salita la temperatura. 8-9 gradi. Aggiornamento, ci siamo fermati 5 minuti a fare gasolio, rifornimento. Abbiamo trovato il prezzo che oscilla qui più o meno da 1,61 € a 1,65 €. L'altra volta l'abbiamo fatta a 1,61, questa volta ci è toccata a 1,65, quindi un po' questa è la forcella, diciamo, di prezzo che abbiamo trovato al momento qui in Francia. Dice che in Spagna costi meno e noi ce lo auguriamo. Ta-ta! Pausa pranzo, veloce veloce, ci siamo fatti un bel po' di crostini come ci piacciono a noi toscani. Abbiamo un sugo alle melanzane, vero? Ho fatto un sughetto, una mousse di melanzane, Questa. poi un po' di bruschetta aglio e olio e abbiamo una salsina, quella non l'ho fatta io, con la rucola comprata. Un po' misti, poi un po' di frutta, un po' di formaggio e via. E poi proseguiamo. Pausa pranzo terminata, ci prepariamo a ripartire. Pranzetto buono. Prima di metterci in movimento però andiamo a montare anche il filtro polarizzatore, così possiamo apprezzare anche la differenza. In effetti ci sono un po' di riflessi sul vetro, vediamo se con questo si riesce a risolvere e migliorare la qualità dell'immagine. Te che dici? Ottimizziamo tutto. Ottimizziamo tutto. Andiamo a mettere la lente polarizzata, così la proviamo subito.
Ebbene sì, cammina che ti ricammina, chilometro su chilometro, se è fatto buio. Anche perché, come sapete, insomma, d'inverno purtroppo le giornate sono corte e il buio arriva presto. Ora stiamo, anzi meglio, abbiamo individuato un parcheggio a quanti chilometri ne mancano? Mancano 15 km. 15 chilometri. Ancora non è buio. Non è però. buio, siamo nella fascia dell'ora blu del cielo e abbiamo deciso di allungare un pochino la nostra guida stasera, anche perché volevamo provare la nuova dashcam 70 Mai e appunto fare una prova anche in notturna e vediamo. Ora speriamo che questo è un parcheggio, pare sia tranquillo, non ci sono servizi, ma non abbiamo bisogno di carico e scarico perché abbiamo fatto tutto stamani mattina. Buongiorno! Buongiorno ragazzi, Ciao, buongiorno! ci troviamo ai piedi dei Pirenei. Freddino. Nel paesino Vic-en-Bigorre. Bigorre. Ve lo scrivo qui sotto, almeno che la pronuncia francese non è proprio il nostro forte. Lasciamo perdere. Siamo vicino a un fiume, un piccolo fiume. Più che freddo è molto umido stamattina, quindi però abbiamo dormito d'incanto in mezzo a questi platani. C'era un boschetto, è un parcheggio semplice ma molto accogliente, tranquillo. Stamani sono passate solo le persone a portare a spasso il cane, la strada è secondaria quindi passa quasi nessuno. Siamo quasi pronti per partire, sistemiamo le ultime cose. E ci dirigiamo in direzione Pirenei ragazzi. Ma andiamo in vetta? No. Hai fatto lo ski pass? Charlie sarebbe anche preparato, ma noi no. Ecco, è quello il punto, io poi, vero, sapete. Pirenei ragazzi, ma dove andiamo? Perché attraversiamo i Pirenei? Perché di là dai Pirenei c'è una nazione molto interessante. Vi abbiamo già dato un accenno sulla Spagna. Esatto, ora facevo la strullina, però la Spagna è davvero una nazione che a noi ci è piaciuta tanto e in parte l'abbiamo già vista. Però la nostra destinazione finale sarà un altro stato, addirittura un altro continente. Charlie cambierà continente. E dove andremo quindi? Quali sono i continenti più vicini alla Spagna? 1, 2, 3, Africa! Qualcuno di voi ha già indovinato, l'aveva già pensata come meta. Quindi porteremo Charlie in Marocco. Ma prima di arrivare in Marocco bisogna passare dalla Spagna. Come ha detto Marta, l'abbiamo già visitata diverse volte, ma ci mancano alcune zone che vogliamo andare a completare. Quindi rimanete con noi perché comunque intanto la Spagna non è la destinazione finale. Ma solo di passaggio. Ci tenevamo a dirvi. Di passaggio, e chi ha già visitato la Spagna con noi, vi abbiamo portato qualche anno fa, non torneremo nelle stesse zone, bensì faremo appunto una zona diversa. E poi, come sapete, ci piace il caldo. Soprattutto a me. E quindi nel primo periodo appunto faremo la parte nord, ma scenderemo nel pieno inverno giù in Marocco per godercelo, perché per noi è la primissima volta che ci andremo. E poi spero anche per voi che insomma vi portiamo volentieri, quindi rimanete connessi, parlate di noi, del nostro viaggio in Marocco, amici, parenti, qualcuno che lo volesse visitare, insomma noi sapete. Vi diamo anche informazioni per un vostro viaggio itinerante on the road. Se volete svernare al caldo. E noi vorremmo svernare al caldo. Sì. Speriamo di trovare un buon caldino. Perché poi quest'anno, col fatto che siamo stati su in Scozia, non è che ci siamo proprio goduti un sole cocente, bello caldo. Ci è mancato un po' il caldo. Infatti. Quindi la scelta è ricaduta sul Marocco, anche perché per cercare, per inseguire un po' di calduccio. Quindi ora ci mettiamo subito in viaggio e raggiungiamo il confine spagnolo. Ciao platani, guardate che bello il colore autunnale. Guardate che luce c'è qua. A parte Federico alla guida,
Là dietro vedete la magnificenza dei Pirenei tutti innevati, ragazzi. Mamma mia. Non so se si vede perché la GoPro ovviamente non zooma, però è uno spettacolo incredibile. Ci sta battendo il sole e è una meraviglia, veramente una meraviglia. Tanta neve già. Tanta neve. E noi come facciamo a passare di là? Ah, La prendiamo un po' larga in effetti. Nel frattempo stamattina abbiamo anche attivato un'altra opzione della nostra dashcam, abbiamo fatto la calibrazione del sistema ADAS. Sempre riguardo l'intelligenza artificiale, un punto di forza di questa telecamera è la possibilità di assistere il guidatore alla guida su strada. E la cosa bella è che la telecamera vi avvisa se vi state distraendo, se siete stanchi, se state abbandonando e invadendo la corsia apposta, se siete troppo vicini a un'automobile, se vi attraversa un pedone, un animale. E facciamo anche una prova pratica, ad esempio ora abbiamo la linea unita, io invado la corsia da quest'altra parte, Abbandono della corsia. abbandono la corsia, viene la luce rossa che mi avvisa di stare attento appunto. Quindi è un punto di forza e di sicurezza ancora più potente che vi può aiutare appunto nella guida. Abbandono della corsia. Perché se taglio la curva mi dice che ho abbandonato la corsia. oggi finalmente è una bellissima giornata con il cielo azzurro e al momento 12 gradi, pur essendo vicini al comprensorio dei Pirenei, quindi insomma direi una buona temperatura. E qui un contrasto pazzesco, le palme con dietro i Pirenei innevati, è una roba incredibile. Davvero è incredibile. Suggestivo comunque come paesaggio. Abbiamo il sole proprio in fronte e quindi non so quanto possiate vedere, però sono davvero alte e comunque le quote appunto dei Pirenei insomma raggiungono gli oltre 2000 metri. Passando in questi territori ci stiamo rendendo conto, già lo sapevamo, che anche la Francia è un paese molto interessante da visitare, però abbiamo scelto le altre destinazioni che vi abbiamo già detto e quindi la Francia la riserveremo per un viaggio futuro, perché altrimenti sarebbe impossibile vedere tutto quanto. Però veramente consigliata, insomma, anche perché la Francia, ricordiamolo, è un paese molto attrezzato per i veicoli recreazionali. Ci sono tantissimi paesini, città piccole come grandi che hanno i camper service, le aree attrezzate, i campeggi, tutto quanto per il plein air, per la vita all'aria aperta e appunto per i camperisti. Cosa non da poco. Inoltre noi in Francia vi abbiamo già portato diverse volte e per esempio ve ne dico una: se volete andare a vedere tutto il tour dei castelli della Loira trovate tutti i video nel canale. Mamma mia, quelli vecchi. Quelli vecchi, dei castelli fantastici. Eravamo giovani, vi fate anche 4 risate. Fare attenzione ai ciclisti. Vedi che rileva anche il ciclista. Rileva anche il ciclista. È incredibile. Eh sì, c'è questo signore che pedala qui davanti a noi e la zia qui ha detto fare attenzione ai ciclisti. Mentre arriviamo qua, passiamo il ponte e ci troviamo una valanga di persone davanti. C'è una festa nazionale. Vedi davanti all'obelisco. All'obelisco. La banda, c'è. La banda. Sì, con tutta la bandiera francese. Tutti gli stendardi. Ci deve essere qualche ricorrenza. Ed eccoci arrivati sui Pirenei, ragazzi. Mancano pochi chilometri al confine. E Spagna sia! La Spagna si avvicina, ma la vedrete nel prossimo video.
Eh sì. Esatto, seguiteci per nuove avventure perché i tickets vi porteranno in tour in Spagna e poi andremo al sud, ma solo in un secondo momento, come vi abbiamo detto. Quindi lasciateci un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non lo foste ovviamente già iscritti. Un abbraccione da Marta e Fede e alla prossima. Alla prossima, e aggiungo, se qualcuno di voi ha in programma di andare in Marocco, ci scriva che magari ci incontriamo. Esatto! Noi sverneremo, quindi passeremo tutto l'inverno in Marocco, ci sarà sicuramente modo di incontrarci. Ci farebbe molto molto piacere. Un abbraccio, ciao amici! Ciao amici, alla prossima! Ciao!